Eccoci qui cari naviganti per porvi un primer dedicato al Centurion, approfittando della disponibilità di uno dei deck builder più prolifici sul nostro canale, Matt Lawrence, che ci propone una sua nuova creazione, in antitesi con gli standard del formato. Siamo passati da un mono blu atipico con un piano agro di tutto rispetto, al nero, con il suo carico di mestizia e dolore, che contraddistingue le tante carte che abbondano nel Centurion, per un approccio al gioco non certo allegro per i nostri avversari. Se però il nostro archetipo è capitanato da un generale tanto potente quanto esoso nel suo costo recast, la curiosità di capire quanto possa essere efficiente in questo formato 1v1, che fa della velocità il suo punto di forza principale, non può che essere molto elevata. Questa volta vi parleremo di Griselbrand. Abbiamo a che fare con uno dei demoni più potenti di tutta la lore di Magic, con un potenziale così elevato da risultare bannato in EDH, eppure il suo costo di cast non è certo leggero per riuscire a uscire dalla zona di comando agevolmente. Ma andiamo con ordine, descrivendo le sue caratteristiche. Con 8 mana, 4 generici e 4 neri abbiamo un demone con forza 7 e costituzione 7, volare e legame vitale, con una sola abilità, molto potente. La sua abilità dichiara: paga 7 punti vita, pesca 7 carte. Abbiamo per le mani un potenziale draw effect molto efficace, che va di certo ad incidere pesantemente sui punti vita a disposizione, ma ha dalla sua delle statistiche di tutto rispetto, che con le sue keyword avrà modo facilmente di recuperare i danni autoinflitti. Sulla carta ha un grande valore aggiunto, che però viene pesantemente penalizzato dal suo costo di cast molto pesante da sostenere, anche se, come avremo modo di vedere in seguito, ci saranno molti modi per compensare questo deficit a tutto vantaggio del suo ingresso in campo. Un'entrata in scena che sarà sicuramente trionfale per questo Griselbrand, che non vede l'ora di mietere le sue vittime per accrescere ancora di più il suo potere demoniaco tra i tavoli da gioco. Con un generale come Griselbrand, che ha un costo di cast imponente e offre dei vantaggi indubbi, dovremo affiancare tutta una serie di elementi per permetterne il cast agevole, così da imprimere una pressione enorme ai nostri avversari. Per questo motivo, anche grazie alle molte tech presenti nel nero, come ad esempio Bubbling Mook e Dark Ritual, potremo prima del previsto provare a mettere in campo il nostro demone, o qualcosa di altrettanto imponente che potremo inserire tra le 99. Qualche accelerino però non è sufficiente a dare l'avvio a giocate così pesanti, ecco perché fanno capolino molti sassi, che a vario titolo potranno darci mana, sia in colore che colorato, così da soddisfare la sete di mana del nostro comandante, attraverso Arcane Signet, Arcum Astrolabe, Coalition Relic, Everflowing Chalice, Jet Medallion, Lion's Head Dynamon, Lotus Petal, Mind Stone, True Vessel, Trine Dynamo e War's Power Stone. Un pacchetto consistente di strumenti in grado di darci più mana nel corso delle nostre partite, ma non saranno gli unici elementi che ci permetteranno di castare prima il nostro generale, visto che potremo introdurre, ad esempio, Eldritch Summoning, oltre a un tutore perfetto per il nostro Color Pie, Expedition Map. Cercare terre specifiche per il nero ci darà accesso a 2 bombe che in una build di questo tipo non possono certo mancare, Cabal Coffers e Uborg The Tomb of Yammoth, che ci potranno offrire molto mana anche nei primi turni della partita per calare presto i nostri ciccioni. Meno efficaci ma pur sempre utili per avere più mana con un singolo land drop, inseriremo Crystal Vein, Lake of the Dead e Mirror Landscape, così da raggiungere il prima possibile la mole di mana necessaria per le nostre nefandezze. C'è però un altro modo per castare molto presto il nostro comandante, attraverso una carta proveniente dal passato, Sacrifice, che ben sinergizza con una staple del formato povero, Gurmagangler, che grazie alla sua abilità Delve potrà entrare presto e generare con il suo sacrificio ben 7 mana in un sol colpo. Tutto questo mana potremo però finalizzarlo non solo con il generale, ma con una serie di creature che possono irrompere in campo dandoci molto in cambio, non solo in fatto di mere statistiche, con cui picchiare il nemico di turno, grazie a carte come Demon Lord Berserk, Doom Whisperer, Massacre Girl, Phyrexian Obliterator e Runescarred Demon. Tra demoni e creature corrotte dal male avremo di che scegliere per gettare nello scompiglio e nella paura l'opponente di turno, senza contare che alcune di queste carte hanno degli ETB molto potenti per i nostri scopi. C'è però un altro modo per mettere in campo un ciccione, senza neppure spendere molto mana, attraverso Death Shadow. Qui però saranno messi a rischio i nostri punti vita, ma si sa, con Griselbrand in campo non sarà certo un caso perderne e guadagnarne molti in base al contesto del momento. Questa operazione potrebbe risultare molto rischiosa, soprattutto visto che il formato limita i nostri punti vita a 25, ma il nero è prodigo di creature, che con la loro Keyword legame vitale ci possono dare una mano a recuperarne tanti in fretta, con Dread Present, Gifted Airborne, Grim Dancer, Nighthawk Scavenger e Vampire Nighthawk. Oltre a darci manforte per le nostre combat, potranno rimpinguare le nostre scorte di vita, che potremo dilapidare noi stessi o anche semplicemente recuperare rimettendoci in carreggiata dopo gli attacchi subiti dal nemico. C'è poi un'altra tech che ben sinergizza con il nostro comandante, Oblivion Crown, per un mix letale di segnalini +1/+1 integrato a un discard effect, che potremo alimentare con l'abilità del nostro demone, per un rush finale di danni che ben pochi avversari potranno sostenere.
In attesa che il nostro generale ci rimpingui la mano, avremo comunque bisogno di qualche effetto di card draw, e cosa c'è di meglio di Dark Confidant, affiancato a qualche artefatto di supporto con Mishra's Bubble e Urza's Bubble, per darci una spinta nella nostra azione, soprattutto nei primi turni. Altre tech utili per sfruttare più carte di quelle che abbiamo in mano arrivano da Yawgmoth Will e Doubtful White Walker, che ci daranno accesso al nostro cimitero o a quello del nemico, che avremo esiliato nel frattempo, così da dare il massimo in ogni circostanza. Se da un lato con il nostro Griselbrand avremo tutte le carte in regola per colpire al cuore l'avversario, acquisendo vantaggi insormontabili, dall'altra sul costo di cast scopre il fianco a chi con rapidità cercherà di metterci in ginocchio sin dai primi turni. Ecco perché buona fetta di questa lista è protesa a distruggere con molti strumenti tutto ciò che potrà giocare il nemico, partendo da quello che avrà in mano con una serie di tech in cui spicca Turach Dread Cantor per un discard effect al suo ingresso se pagheremo il suo costo aggiuntivo di kicker. Non possono certo mancare gli altri scartini con Dures, Imp to Turach, Inquisition of Kozilek, Mind Twist e Tuxites, che ci daranno una grossa mano a darci il tempo necessario per impostare il nostro gameplan. Un'altra peculiarità del nostro Color Pie risiede nelle removal, che abbondano nel nero, a partire da qualche creatura versatile, Murderous Rider e la sua avventura Swift e Plague Engineer, che potranno spazzare via board problematici con agilità. È però nelle magie che risiede tutto il nostro potere distruttivo, a partire da una considerevole carrellata di carte che vi faranno odiare da più di un avversario, con Bloodthief First, Sinkhole, Dismember, Eliminate, Fatal Push, Go to the Throat, Atlas Hat, Infernal Grasp e Snuff Out. Carte vecchie e nuove che saranno la nostra colonna portante dell'odio che coviamo nel profondo, a cui affiancheremo qualche vratta globale, con Dead of Winter e Toxic Delage, pronte a fare piazza pulita di tutto quello che avrà il coraggio di calcare il piano di gioco. E se qualcosa fosse abbastanza protetto da sfuggire al nostro desiderio di distruzione, niente paura, con Smallpox e Suddet Edict potremo costringere l'opponente a sacrificare quel poco che resta nel suo board, quasi sempre vuoto. A completare l'arsenale che potremo sfoderare contro i nostri nemici inseriamo due classici intramontabili, Liliana of the Veil e Ugin the Spirit Dragon, che avremo sempre il piacere di giocare, anche presto, seminando il terrore tra le fila di chi proverà a sfidarci. Insomma, con il nostro Griselbrand non si scherza, ma anche le restanti 99 fanno paura, tanto è il loro potenziale, tra morte, sacrificio e distruzione, pilotate con spietata arroganza dal nostro demone preferito. Le basi gettate sulle quali Matt Lawrence ha costruito questa build basata su Griselbrand partono dagli albori di Magic, dove il nero era uno dei colori dominanti e le giocate cattive affascinavano i giocatori più inclini a controllare il board del nemico. Da questa esperienza si sono fondate le prime versioni, che provengono dal Duel Commander francese, almeno fino a quando il limite dei 30 punti vita permettevano a questo demone di offrirci un value enorme, senza alcun rammarico, affiancandolo con delle giocate estreme offerte dal suo Color Pie. L'abbassamento drastico a 20 punti vita portò a mettere in panchina questo generale, sostituito per un breve periodo da Kalitas, Traitor of Geth, mentre ora, nel Centurion, i pattern Miara, Thorn of the Glade e Tevesh Zaz, Doom of Fools ben rappresentano le sinergie di questo colore. L'esperimento del nostro deck builder di riproporre in questo formato il suo demone preferito con una build in evoluzione rispetto al glorioso passato ci riporta a questa lista, che ha già calcato le scene in diversi tornei online fino ad approvare nel torneo e a questa analisi molto dettagliata. Con un meta che riesce a evolversi continuamente, il nostro Matt Lawrence ha concepito una lista e un approccio alle partite con il suo Griselbrand differente rispetto al passato, accantonando il piano contro il puro per qualcosa di più articolato. La base ibrida costruita intorno a questo comandante comprende una forte componente ramp, unita a un comparto midrange in cui spiccano da un lato gli strumenti di hate tipici di questo colore, abbinata a creature ingombranti che possono mettere molta pressione all'avversario. Bilanciare scartini, rimozioni e vratte da usare con cautela, visto il nostro piano agro di supporto, fungeranno da strumenti di interazioni contro le minacce che potrebbero ostacolare le nostre chiusure, mentre l'arrivo del generale ci permetterà un agevole refill della mano, a tutto vantaggio della nostra azione. Un piano di gioco piuttosto semplice, che però vi porterà a calibrare al meglio le carte in mano, mentre il nostro Griselbrand dalla zona di comando aspetta sornione che si compiano i sacrifici per il suo arrivo trionfale tra i campi da gioco. Grazie ai consigli del nostro deck builder proviamo ora a comprendere come questo archetipo basato su Griselbrand si posiziona nel meta Centurion rispetto ai diversi archetipi che al momento bazzicano tra i tavoli da gioco. Verso il control deck potremmo avere qualche difficoltà, visto l'alto costo ricast del generale, anche se tra Mind Twist e Cavern of Soul, le terre in grado di darci molto mana e Expedition Map, abbiamo qualche strumento per girare intorno ai counter castando più volte il nostro generale.
Verso il tempo deck siamo in bilico tra le sue interazioni, soprattutto nei primi turni, e la potenza che potremo mettere in campo nel late game, dove il nostro comandante, con le sue statistiche, potrà frenare qualsiasi azione avversaria, inibendo il loro gioco. Verso gli aggro deck siamo in discreto vantaggio, visto il numero di removal a disposizione, unito alle creature grosse o con lifelink e death touch, che possono inibire la loro azione. Bisognerà solo avere mani adeguate per la loro curva mana aggressiva. Verso i combo deck siamo anche in questo caso favoriti, visto l'hate specifico che abbiamo a disposizione, ma se ci troviamo contro archetipi che sono bloccabili solo attraverso i counter, non avremo vita facile a meno di impostare una race veloce, fruttando al meglio l'endate e scartini. A dispetto delle prime impressioni, questo Griselbrand può giocarsela anche in un meta complicato come quello del Centurion, affidandosi, come sempre, al nero e al suo arsenale di cattiveria. Con quello che il nero è capace di offrire in ogni nuovo set, Matt Lawrence non ha dubbi che la build costruita attorno a Griselbrand non possa ricevere sempre nuovi upgrade ad ogni set che la Wizard avrà intenzione di proporci. Nel nuovo set Innistrad Midnight Hunt spunta l'Infernal Grasp, una removal che fa sempre comodo per rimpolpare l'arsenale a disposizione per le nostre vantaggiose interazioni. Un'altra carta da potenziale interessante è l'Orva the Forsaken, un ciccione che ha anche notevoli sinergie con i Agmod Will, dandoci maggiore consistenza soprattutto nei matchup di attrito, dove potremo mostrare il fianco alle interazioni avversarie. Un mondo di possibilità che il colore del terrore ha sempre offerto ai suoi affezionati cultori e che con questo Griselbrand è ulteriormente enfatizzato, creando uno strumento di oppressione degno della nomea di questo demone malvagio. Siamo arrivati al termine di questo primer, ringraziamo per la disponibilità Matt Lawrence che ci ha guidati nei meandri di un archetipo dal sapore antico, dove il nero in tutta la sua potenza dettava legge tra i tavoli da gioco, tra rimozioni e scartini. Se volete un comandante in grado di spostare gli equilibri al suo passaggio, in un colore che fa del dolore e della morte la sua bandiera, questo Griselbrand potrà fare a caso vostro. Mettete incontro che di amici tra i tavoli da gioco ne avrete ben pochi. Per ulteriori approfondimenti o anche solo per saperne qualcosa di più su questo formato, seguite anche il canale su YouTube, Centurion TV. Il link è presente in fondo a questo video, dove troverete matchup, guide alle build e una community sempre pronta a darvi spunti e consigli. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarsi sempre qui su Underground Sea. Underground Sea è sponsorizzato da Car Market, il più grande marketplace d'Europa per le carte di Magic.